È innegabile, Longines sta facendo bene, anzi possiamo dire benissimo, e ha ormai a catalogo una linea heritage che i collezionisti e io per primo amano sicuramente. Questo perché Longines gode di una storia che poche maison in realtà possono vantare. Ne abbiamo già parlato in un precedente video che vi linko qui in alto, ne parleremo e continueremo a parlare sicuramente, e oggi ne volevo approfittare perché grazie al nostro amico Giulio Chiossone di Bari abbiamo la possibilità di confrontare due tra i, possiamo dire, più apprezzati orologi attuali della collezione Longines, gli Spirit. Sebbene non sia necessario che un orologio piaccia a tutti per dire che oggettivamente ha delle linee apprezzabili, questo Longines in particolare, lo Spirit ma anche lo Spirit Chrono, sono stati degli orologi che mi hanno colpito sin da subito, un po' per la loro lavorazione, anche per il calibro esclusivo ETA, l'L888 oppure l'L688 per il crono, ma anche perché sono orologi che in una fascia di mercato praticamente da entry level consentono di acquistare un orologio Swiss made dalla grande storia e anche dai tratti stilistici veramente molto apprezzabili, soprattutto per quella numerazione araba in rilievo applicata sul quadrante che non tutti gli orologi di una certa fascia di prezzo possono permettersi. Se poi ci mettiamo anche che il listino appunto è da entry level anche per un cronografo con movimento esclusivo ETA, beh allora il gioco è fatto, serve soltanto andare in negozio ed acquistarli. In questo confronto però voglio farvi vedere alcune delle particolarità che magari non è possibile intuire soltanto da alcune fotografie. Ad esempio il calibro ETA del cronografico L688 è un calibro che purtroppo ha come svantaggio quello dello spessore, e se già lo avevamo visto sul bellissimo e amatissimo Longines Big Eye, che è la riedizione di un prototipo praticamente sconosciuto alla stessa Longines di cui magari parleremo in un altro video, lo spessore viene portato nel crono a più di 16 mm, che in realtà, come abbiamo visto anche martedì scorso per quello che non c'entra nulla, ma come spessore possiamo comparare Rolex, CD Weller, Deep Sea, è uno spessore che al polso si fa notare, e si fa notare purtroppo, e io non credevo prima di vederli dal vivo, anche in questo Longines Spirit Chrono, sebbene anche il solo data effettivamente abbia uno spessore con il calibro L888 che forse per un orologio di questo tipo avrei preferito fosse minore. Bisogna in ogni caso ricordare che si tratta di orologi prettamente sportivi, orologi praticamente destinati all'aviazione, così come la stessa Longines pubblicizza da ultimo questi orologi, e sono orologi che hanno una cassa da 42 mm, quindi sebbene il diametro sia abbastanza contenuto è comunque un diametro che in realtà svela tutta la sportività di questi orologi, soprattutto nel momento in cui si acquistano con bracciale in acciaio, con la possibilità chiaramente di mettere anche dei bellissimi cinturini in pelle, magari artigianali, ma che appunto hanno un carattere, un'anima prettamente sportiva. Che piacciono o meno, bisogna comunque ricordare che si tratta davvero di orologi che hanno con sé la grande storia Longines, una manifattura assolutamente svizzera, con calibri peraltro esclusivi da parte di ETA, sebbene facciano parte chiaramente dello stesso gruppo, lo Swatch Group, e che consentono quindi di acquistare un orologio svizzero ad un prezzo assolutamente modico per ciò che oggi rappresenta il collezionismo degli orologi, soprattutto Swiss made. Per fare un banale confronto basti pensare che
lo Speedmaster, il cronografo più iconico della sorella maggiore Omega, possiamo così chiamarla, che fa parte dello stesso Swatch Group, a prezzi che partono da 6.300 euro, più del doppio di ciò che è richiesto per avere invece questo Longines Spirit Chrono con calibro esclusivo, che è il caso di ribadirlo. Allora, in questo breve video io volevo farvi vedere la comparazione tra i due Longines Spirit Solo Data e Chrono, perché molto spesso gli appassionati sono indecisi tra i due acquisti anche a causa della corona ad ore 10 dello Spirit Chrono, e naturalmente come sempre vorrei sapere la vostra nei commenti. Fatemi sapere quale preferite, ma anche che cosa ne pensate di orologi di questo calibro e a questo prezzo con tutta la storia Longines. Ne parliamo insieme come sempre. Io invece vi ringrazio per essere stati con me anche in questo video. Se gli argomenti di cui parlo sono di vostro interesse potete iscrivervi al canale, come sapete è gratuito. Noi ci rivediamo invece qui su TOC per una prossima puntata. Ciao!